Ciao a tutti, in questo video voglio fare un piccolo esperimento e quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché parleremo di intelligenza artificiale e di divulgazione scientifica su YouTube. Oggi parliamo di uno strumento che si chiama HeyGen. Io ho voluto provarlo perché ho visto qualche video su YouTube e quindi ho detto dai, proviamolo, così eventualmente poi facciamo un video e vediamo i pro e i contro di uno strumento come HeyGen. Allora, prima di tutto, che cos'è HeyGen? HeyGen è uno strumento che riesce sia a tradurre i video, quindi se io faccio un video in italiano posso dire traducimelo in inglese, e praticamente cosa succede? Che praticamente utilizzano la mia voce e parlo in inglese. E devo essere onesto, sulla traduzione dei video realizzati è molto interessante. Io ho aperto anche un canale inglese dove ho provato a tradurre tutti questi video che ho già caricato su questo canale e vediamo come va. Ci sono dei contro anche in questo, perché per esempio non devi passare la mano davanti, perché altrimenti vedi che è finto il video. Però se si riesce a gestire bene il discorso delle mani, in generale non ci si accorge che il video è finto fondamentalmente, perché il tono della voce è uguale al mio, quindi è come se parlassi in inglese, in tedesco, in arabo. Poi è chiaro che se uno non sa bene la lingua, io posso anche parlare giapponese, però non so se sto dicendo delle cavolate. Ho fatto comunque vedere questi video a chi magari parla determinate lingue in modo abbastanza corretto, e mi ha detto che è abbastanza buono come strumento per la traduzione simultanea. È molto semplice perché carichi il video e praticamente lui poi te lo trasforma, molto semplicissimo. Addirittura non devi neanche caricare il video, basta che hai il link su YouTube e te lo fa tutto. Però questo programma ha qualcosa in più, nel senso che ti crea il tuo avatar, quindi crea un mio avatar preso chiaramente da un mio video che carico. Ovviamente c'è tutta una procedura in cui tu devi dare l'autorizzazione, perché chiaramente altrimenti uno prende un video come fanno quelli di Striscia la Notizia, che prendono Mentana e poi gli fanno dire le cose, non è tanto proprio corretto. E ho fatto un esperimento, cioè ho preso il mio video, ho creato un mio avatar, quindi ho un mio avatar su questo programma e che rappresenta me in tutto, e praticamente ho fatto un ulteriore passaggio, ho preso ChatGPT e gli ho detto di crearmi un testo per un video di YouTube su una patologia. E praticamente con l'avatar e il testo li ho uniti e gli ho detto creami un video. La cosa, diciamo, sconvolgente è che veramente ci mette in 4-5 minuti, tu riesci a fare tutto, quindi la velocità da quel punto di vista è innegabile che sia qualcosa di eccezionale. Però qual era già il contro? Che in italiano la mia voce, nonostante l'avatar venisse preso da un mio video, la sentivi che non era la mia voce, la percepivi. Allora ho fatto il passaggio successivo. Una volta creato questo video, l'ho fatto fare in spagnolo. Ora, tra qualche secondo, partirà il video di questo video creato totalmente, diciamo, scritto da ChatGPT su una patologia che non ho ancora pubblicato su questo canale, che è la sindrome di Addison, poi un giorno lo farò, e in spagnolo. Ve lo mando, così vediamo poi a fine di questo video, traiamo un attimo le conclusioni. Ciao a tutti e benvenuti. Oggi parleremo di una patologia endocrina che interessa molti cani e gatti, ma che non è sempre semplice da riconoscere: l'ipoadrenocorticismo o morbo di Addison. Questa condizione si manifesta principalmente come un'insufficienza surrenalica primaria dovuta a una carenza di mineralcorticoidi, glucocorticoidi o di entrambi, che possono essere critici per il metabolismo e la gestione dello stress dell'animale. Per darvi un'idea più chiara, nell'ipoadrenocorticismo primario, i sintomi insorgono in seguito alla perdita di oltre il 90% della funzionalità surrenalica,
Questo provoca una deficienza simultanea di aldosterone e cortisolo, ormoni chiave per il mantenimento dell'equilibrio idrosalino e della risposta allo stress. In genere, i primi segni della malattia includono letargia, vomito, anoressia e perdita di peso. Tuttavia, uno dei sintomi più evidenti per i proprietari è l'evidente intolleranza dello stress, dove anche un semplice viaggio o una visita dal veterinario possono far emergere questi sintomi latenti. Nell'ipoadrenocorticismo possiamo osservare delle alterazioni significative negli elettroliti, tra cui l'aumento dei livelli di potassio, ipercaliemia, e una diminuzione di sodio, iponatriemia. Questa condizione, non trattata, può portare a conseguenze gravi per la salute dell'animale, come la compromissione della funzione cardiaca a causa dell'effetto negativo dell'ipercaliemia sul cuore o addirittura una crisi addisoniana, situazione di emergenza che può degenerare in stato di shock. Un aspetto interessante e talvolta complesso per la diagnosi è l'ipoadrenocorticismo atipico, caratterizzato da una carenza di glucocorticoidi senza alterazioni negli elettroliti. Questo significa che l'animale può mostrare solo sintomi come vomito, debolezza e perdita di peso, senza squilibri evidenti nei livelli di sodio e potassio, rendendo il riconoscimento della patologia più difficoltoso. La diagnosi definitiva si basa su un test di stimolazione con ACTH che valuta la capacità delle ghiandole surrenali di rispondere adeguatamente a stimoli ormonali. La terapia, invece, consiste nel fornire al corpo sia glucocorticoidi sia mineralcorticoidi sostitutivi. È essenziale monitorare gli elettroliti sierici, poiché il corretto equilibrio è fondamentale per la stabilizzazione del paziente e la prevenzione di complicanze gravi. Quindi, ricordiamo, se notate segni di stanchezza, episodi di debolezza o una risposta anomala allo stress nel vostro cane o gatto, non sottovalutate questi sintomi. Rivolgetevi sempre a un veterinario per un esame approfondito. E per chi studia veterinaria, l'ipoadrenocorticismo è una di quelle patologie da tenere sempre in considerazione durante una diagnosi differenziale, soprattutto in presenza di iponatriemia e ipercaliemia. Se il video vi è stato utile, vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un mi piace per supportare il nostro lavoro. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Eccoci qua a fine video, traiamo le nostre conclusioni da questo video. Allora, prima di tutto calcolate che l'ho fatto in 5-6 minuti, anche lo stesso avatar l'ho creato in 5-6 minuti. Quindi i pro, velocità, cioè rapidità nella realizzazione di un contenuto, quindi dal punto di vista della rapidità nel creare contenuti sicuramente è un pro. Ci sono tanti contro. I primi contro secondo me è che bisognerebbe creare un video da utilizzare poi per creare l'avatar che sia il più assettico possibile, cioè che non devi mostrare emozioni, quindi devi parlare senza fare troppi sorrisi, troppi anche magari bronci, devi comunque fondamentalmente cercare di essere neutro perché come vedete anche nel video non riesce a distinguere quando io dico una parola dalla fisionomia, quindi alla fine lui utilizza il mio avatar per parlare, quindi la bocca si muove in maniera corretta, però non c'è sincronia con la mia emozione, quindi probabilmente quello si può superare fondamentalmente con la creazione di un video per l'avatar in modo molto neutro, quindi cercare di essere più in modo che non ci sia emozione, quindi dal punto di vista diciamo della divulgazione scientifica ci potrebbe anche stare che uno è abbastanza serio e quindi facendo così probabilmente riesci a eliminare questa cosa che a volte dà fastidio, no? Che tu magari stai dicendo una cosa magari diciamo negativa e magari sorridi, quindi è un po'
questa cosa qua non riesce chiaramente a distinguerla. Poi vabbè, il contro è sempre la voce, voi avete sentito lo spagnolo, quindi in spagnolo magari si sente meno, però in italiano si nota di più che la voce non è mia. E quindi anche lì è chiaro che se uno crea dei contenuti da zero utilizzando un avatar, il pubblico non riesce a capire che quella voce lì non è quella originale, però se uno, per esempio nel mio caso, se uno sta attento, lo pubblico in italiano, la voce si sente particolarmente. È chiaro che se lo fai in una lingua straniera, questa cosa ovviamente la bypassi, perché non essendo la mia lingua originale è più difficile capire che effettivamente non è la mia voce, ma è una voce ricreata. E poi arriviamo al contro, cioè questo potrebbe essere il futuro, potrebbe sostituire per esempio nel mio caso la mia figura e utilizzare quello, far costruire dei testi, addirittura vabbè, scriverli io e farli. Secondo me, dal mio punto di vista, no, nel senso che io quando ho creato questi video, quando mi vedo un po' di falsità, un po' di situazione che non guarderei in un video di questo tipo. Poi magari la mia percezione è perché lo so, però tendenzialmente sono dell'idea che per quanto l'intelligenza artificiale possa creare dei video utilizzando degli avatar, difficilmente l'imperfezione riesce a ricrearla bene e secondo me che fa il valore molto spesso è l'imperfezione, la battuta, qualcosa che è molto umano e poco robotico e poco da intelligenza artificiale. E quindi sono dell'idea che non so quanto io riuscirei a guardare video creati con l'intelligenza artificiale rispetto a video originali, quindi creati dall'essere umano. È chiaro che siamo solo agli inizi, quindi magari la tecnologia arriverà a livelli che non ci accorgeremo. Oggi fortunatamente, ripeto, la voce quando lo faccio in italiano è riconoscibile che non è la mia voce, quindi è difficile, però ripeto, siamo agli inizi, quindi una potrebbe anche imitare bene la voce, quindi quello potrebbe superare. Ci sono ovviamente dei grossissimi pericoli sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché immaginate le truffe e tutte quelle cose lì. Per quanto riguarda la divulgazione scientifica, io rimango sempre qui su YouTube, che potrebbe avere un suo scopo, ma io quando vedo dei video, mi capita, no, che clicco dei video che sono finti, no, che magari ti leggono la notizia, anche se è un video di 2 minuti, io schippo subito, cioè non guardo il video perché non mi piace, mi sembra, è un po' come tutti quei blog che ripetono la notizia, cioè io sono dell'idea che una persona guardi un video perché comunque c'è un'associazione anche con la persona che fa il video, non solo perché poi per carità magari uno sta cercando un certo tipo di notizie, va benissimo e quindi gli va bene che gli dia la notizia corretta o l'informazione corretta. E ovviamente nella divulgazione scientifica su YouTube molto spesso il nostro traffico arriva dalla ricerca, non tanto dal... Ci sono tanti divulgatori che hanno ovviamente una loro community, però per esempio nel mio caso il mio scopo non è tanto quello di creare una community, ma quello di creare una biblioteca di contenuti che può essere utile ovviamente per la persona che va a cercare un determinato argomento. Quindi è chiaro che nel mio caso potenzialmente potrei anche pensare di sfruttare una roba del genere, però onestamente quando creo una cosa del genere mi dà più fastidio, anche se ovviamente è molto più veloce rispetto a mettermi davanti alla telecamera e filmarmi e impararmi le cose da dire, perché chiaramente non è così semplice come dire a ChatGPT scrivimi un testo e gli dai magari un libro e gli dici voglio che fai un bel video di 10 minuti sulla sindrome di Addison e poi prendi il testo, lo piazzi sotto il tuo avatar e dici a Jen creami un video con questo testo e con il mio avatar. Ovviamente tempo ci metti 2 minuti e poi una volta che ci prendi la mano praticamente crei video su video, però fondamentalmente a me dà tantissimo di falso, quindi non so voi cosa ne pensate, però a me dà
troppo falso, quindi non sono di quell'idea che riusciranno a sostituire il concetto di umanità dal punto di vista dell'intrattenimento, però il futuro non lo possiamo prevedere, probabilmente magari poi arriveremo che non ci saranno più le persone al TG, ma ci saranno solo avatar e non ce ne accorgeremo nemmeno, non lo so. Un saluto a tutti e alla prossima.